Ciao, salve a tutti! Quando un narcisista adattivo e disadattivo crolla. Qual è il narcisista adattivo e quello disadattivo? E vediamo poi i loro punti deboli quali sono. E racconta anche tu magari quando hai avvertito momenti di cedimento in un tuo partner o una tuo partner narcisista o hai assistito a veri e propri crolli psicologici di un tuo partner che reputi con una personalità narcisistica o comunque manipolativa. Quella tra narcisismo adattivo e narcisismo disadattivo è una recente distinzione. Io ti do sempre informazioni di prima mano a cui difficilmente, tra l'altro, si può accedere in rete e certamente in maniera approfondita. Il tema di quando un narcisista crolla è un tema originario di Tu ed Io, Narcisismo e Amore, che ha fatto scuola riguardo a questo tema. Puoi quindi trovare tanti video su questo argomento specifico. La distinzione narcisista adattivo e disadattivo è stata proposta da Ackerman e attiene a un narcisismo adattivo in quanto sano, concetto già introdotto e affrontato, quello di narcisismo sano, da Coate, e un narcisismo resiliente. Dall'altro lato, un narcisismo disadattivo che comporta invece un senso particolare di diritto da parte del narcisista e un'affettività disfunzionale. Il narcisista adattivo è in grado di promuovere un'immagine positiva di sé e funzionale alla sua esistenza, mentre di contro il narcisista disadattivo ha problemi funzionali alla sua esistenza, di adattabilità appunto, mentre il narcisista adattivo riesce meglio a inserirsi, a integrarsi socialmente ed a essere funzionale alle diverse situazioni esistenziali, mentre di contro il narcisista disadattivo ha problemi nell'autoregolamentazione psicologica e comportamentale e può essere ulteriormente distinto in dimensioni grandiose e vulnerabili. In qualche modo questa distinzione è sovrapponibile, almeno in parte, a quella di narcisista grandioso e narcisista vulnerabile. Là dove il narcisismo grandioso è spesso assimilato ad un narcisismo ad alto funzionamento più adattivo, mentre il narcisismo vulnerabile, come indica la parola stessa, il termine stesso, si riferisce a un narcisista che ha una personalità fragile e vulnerabile. Di primo acchito penseremo al narcisista vulnerabile e disadattivo come al più fragile e sensibile a certi attacchi diretti alla sua autostima. Ma è proprio così? Da un certo punto di vista il narcisista disadattivo è maggiormente rinunciatario e in qualche misura ha assunto certi suoi limiti come tali, non certo considerandoli come limiti, ma acquisendoli di fatto come tali. Quindi è vero che il narcisista disadattivo ha un grado di vulnerabilità, ma non per questo il narcisista adattivo non è vulnerabile a certi attacchi ed attentati di natura psicologica. Questo è uno dei motivi per cui in realtà in molti casi sarà il narcisista adattivo a subire maggiormente il contraccolpo di attacchi al suo grande sé, vivendoli come veri e propri attentati al suo io. Gli ultimi studi attinenti all'area dei disturbi di personalità pongono l'accento sulla questione della vergogna, che per alcuni studiosi sarebbe centrale nel narcisismo patologico, così come della genesi di comportamenti disadattivi. E non c'è dubbio che colpire un narcisista nel suo senso di vergogna latente è un grave colpo e attentato al suo sé. Sicuramente questo comporterà anche un'altrettanta reazione che può essere di non poco conto sia in termini di aggressività, di quella che si manifesterà da parte sua come aggressività, quando non di chiusura di un rapporto, di chiusura con te se lo hai così attentato nel suo sé, facendo emergere il suo senso di vergogna. Messo di fronte a un senso di vergogna, un narcisista riparerà infatti, soprattutto se adattivo, nella negazione, nella fattispecie, nella negazione di chi lo pone di fronte a uno stato d'animo inaccettabile e difficile da sostenere, da accettare per lui, che potrà portarlo anche a chiudere una relazione.
Questo è un modo per smantellare il senso di autostima già carente del narcisista, overt o covert che egli sia. Quindi attentare all'immagine che il narcisista sia costruito, alla sua facciata e alla sua reputazione, naturalmente. Ti abbraccio forte, grazie sempre della tua straordinaria, bellissima presenza, sono sempre felice di leggerti, puoi sempre avvalerti delle mie consulenze, counseling, per risolvere una tua situazione personale. Sotto nelle note vedi indicati i riferimenti per contattarmi. Ti abbraccio forte e a presto, ciao, ciao, ciao.